Lezione 1. Pianificazione efficace. Ciao Anna, sembra un buon piano. Qualche consiglio su come farlo in modo efficace? Ciao John, sicuramente. Innanzitutto, stabilisci obiettivi chiari per rimanere concentrato e motivato durante tutto il processo. Questo ha senso. Avere obiettivi specifici mi aiuterà a rimanere in pista e a misurare i progressi. Suddividi il tuo piano in attività più piccole e gestibili. Rende tutto più realizzabile. Un buon consiglio: scomporlo eviterà di sentirsi sopraffatti e renderà più facile iniziare. Assegna priorità alle tue attività in base all'importanza e alle scadenze. Concentrati su ciò che deve essere fatto prima. Dare priorità mi aiuterà a rimanere organizzato e ad assicurarmi di completare prima le attività più importanti. Usa un calendario o un planner per pianificare le tue attività e assegnare il tempo a ciascuna di esse. È un'ottima idea. Dedicare del tempo mi aiuterà a rimanere impegnato ed evitare la procrastinazione. Elimina le distrazioni durante il lavoro o lo studio. Trova un ambiente tranquillo e concentrato. Mi assicurerò di creare una zona priva di distrazioni in modo da potermi concentrare ed essere più produttiva. Fai delle pause per ricaricarti ed evitare il burnout. Le pause brevi possono migliorare la concentrazione e la produttività. Mi dimentico spesso di fare delle pause, ma capisco l'importanza di rinfrescare la mente. Mi ricorderò di farlo. Rimani flessibile e adatta il tuo piano se necessario. La vita può essere imprevedibile, quindi sii aperto agli adattamenti. La flessibilità è fondamentale. Lo terrò a mente e sarò pronto ad adattarmi quando necessario. Tieni traccia dei tuoi progressi e festeggia i traguardi raggiunti lungo il percorso. Ti mantiene motivato e incoraggiato. Riconoscere i progressi mi darà un senso di realizzazione. Celebrerò anche le piccole vittorie. Non siate troppo duri con voi stessi se le cose non vanno come previsto. Imparate dai contrattempi e continuate ad andare avanti. Questo è un promemoria importante. Va bene commettere errori e usarli come opportunità di crescita. Circondati di persone solidali che possono offrire guida e incoraggiamento. Avere un sistema di supporto mi fornirà la motivazione e l'incoraggiamento di cui ho bisogno per rimanere impegnato. Infine, rimani positivo e credi in te stesso. Una mentalità positiva fa molto per raggiungere il successo. Manterrò un atteggiamento positivo e crederò nelle mie capacità. Grazie per i preziosi consigli. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Buona fortuna con la tua pianificazione efficace. Hai questo. Grazie, il tuo supporto significa molto. Metterò in pratica questi suggerimenti. Fino alla prossima volta, stammi bene. Lezione 2. Impegno impegnativo. Ehi Anna, sì, ho sentito che è davvero impegnativo. L'hai provato? Ciao John. In effetti può essere piuttosto difficile. Sì, ci ho provato e mi ha spinto fuori dalla mia zona di comfort. È impressionante. Come l'hai affrontato? Strategie o suggerimenti?
L'ho suddiviso in attività più piccole e ho fissato traguardi raggiungibili. Mi ha aiutato a rimanere motivato. Sembra un approccio intelligente. La suddivisione può rendere gestibili anche le attività più impegnative. Assolutamente. Ho anche chiesto consiglio agli esperti e ho imparato dalle loro esperienze. Imparare dagli esperti è prezioso. Le loro conoscenze possono far risparmiare tempo e prevenire errori inutili. Ho abbracciato il processo di apprendimento e ho visto ogni sfida come un'opportunità di crescita. Avere una mentalità di crescita è fondamentale. Ci permette di imparare dai fallimenti e continuare a migliorare. La perseveranza è fondamentale. È importante non arrendersi di fronte alle difficoltà. Sono d'accordo. La perseveranza può portare a scoperte e successi in imprese impegnative. È essenziale rimanere organizzati e gestire il tempo in modo efficace per fare progressi. La gestione del tempo è fondamentale, soprattutto quando si affrontano compiti impegnativi. Come l'hai gestita? Ho dato priorità alle attività, fissato le scadenze e creato un programma per assicurarmi di rimanere in linea. La pianificazione e l'assegnazione delle priorità mi aiuteranno a sfruttare al massimo il mio tempo. Lo incorporerò nel mio approccio. Circondarmi di una rete solidale di persone che hanno creduto in me ha fatto una differenza significativa. Avere un forte sistema di supporto può fornire incoraggiamento e motivazione nei momenti difficili. Ho praticato la cura di me stesso e ho fatto delle pause quando necessario per evitare il burnout e mantenere la concentrazione. La cura di sé è essenziale. Prendersi cura di noi stessi fisicamente e mentalmente migliora la nostra capacità di affrontare le sfide. Celebrare piccole vittorie lungo il percorso mi ha aiutato a rimanere motivato e ad aumentare la mia fiducia. Riconoscere i progressi, non importa quanto piccoli, è importante per mantenere lo slancio. Mi ricorderò di celebrare i traguardi. Ricorda, va bene chiedere aiuto se necessario. A volte, la collaborazione può portare a soluzioni innovative. Chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza. Lo terrò a mente e cercherò supporto quando necessario. Infine, abbracciare una mentalità positiva e credere nelle proprie capacità può rendere più piacevole un viaggio impegnativo. Una mentalità positiva può fare la differenza. Coltiverò l'ottimismo e crederò nel mio potenziale. Assolutamente. Rimani determinato e non aver paura di affrontare le sfide a testa alta. Hai questo. Grazie per le preziose informazioni. Il tuo consiglio è davvero stimolante. Fino alla prossima volta, abbi cura di te. Lezione 3. Convalida del parcheggio. Ehi Anna, ho sentito che puoi convalidare il parcheggio ogni volta che esci e torni in hotel. È vero? Ciao John. Sì, è corretto. L'hotel offre la validazione del parcheggio per i suoi ospiti. Questo è comodo. Come funziona il processo di convalida dei parcheggi? Quando arrivi in hotel, riceverai una multa per il parcheggio. Prima di partire, presenta il biglietto alla reception per la convalida. Quindi, la reception timbrerà o convaliderà il biglietto?
Esattamente. La reception timbrerà o convaliderà il biglietto per indicare che sei un ospite dell'hotel. Cosa succede quando torno in hotel dopo la partenza? Devo convalidare nuovamente il biglietto? Sì, ogni volta che ritorni, presenta nuovamente il biglietto alla reception per la convalida. Questo ha senso. Garantisce che il parcheggio sia convalidato per tutta la durata del soggiorno. Tieni presente che la convalida del parcheggio è generalmente disponibile solo per gli ospiti dell'hotel. Buono a sapersi, è un ulteriore vantaggio per il soggiorno in hotel. Alcuni hotel hanno un limite di tempo per la convalida del parcheggio, quindi fai attenzione a eventuali restrizioni. Mi assicurerò di controllare se ci sono limiti di tempo per evitare addebiti imprevisti. Vale anche la pena chiedere all'hotel eventuali istruzioni o requisiti speciali per la convalida del parcheggio. Chiederò sicuramente informazioni su eventuali istruzioni specifiche per garantire un processo di convalida regolare. Se avete domande o avete bisogno di assistenza, il personale dell'hotel sarà lieto di aiutarvi con la convalida del parcheggio. È bello sentirlo. È rassicurante sapere che il personale è a disposizione per rispondere a qualsiasi richiesta relativa al parcheggio. Ricordati di conservare il biglietto convalidato in un luogo sicuro, poiché ti servirà per uscire dal parcheggio. Mi assicurerò di tenere al sicuro il biglietto convalidato per evitare problemi all'uscita dal parcheggio. Infine, se hai intenzione di lasciare l'hotel più volte durante il soggiorno, è una buona idea chiedere informazioni su più convalide. Chiedere informazioni su più convalide è un approccio intelligente per garantire comodità e facilità durante il mio soggiorno. Assolutamente. La convalida del parcheggio può farti risparmiare denaro e rendere il tuo soggiorno più comodo. Goditi il viaggio. Grazie, apprezzo le informazioni. Mi assicurerò di sfruttare la convalida del parcheggio. Fino alla prossima volta. Lezione 4. La vita in pericolo. Ciao Anna, hai letto il libro di Salman Rushdie sulla sua vita in pericolo? Ciao John. Sì, ce l'ho. È un resoconto convincente delle sfide che ha dovuto affrontare. Deve essere una lettura intensa. Cosa ti ha colpito di più? La paura e l'incertezza costanti che provava mi hanno colpito. È inimmaginabile vivere sotto una simile minaccia. Come ha affrontato la situazione? Rushdie ha mostrato un'immensa resilienza e ha usato la scrittura come forma di autoespressione e sfida. La scrittura può essere uno sbocco potente nei momenti difficili. Ha ricevuto supporto da altri? Sì, aveva una rete di sostenitori che lo sostenevano e difendevano la sua libertà di espressione. È incoraggiante sapere che aveva persone che credevano in lui. Come ha gestito le critiche che ha dovuto affrontare? Ha affrontato le critiche frontalmente e ha difeso il suo diritto di esprimere i suoi pensieri e le sue idee. Ci vuole coraggio. La situazione di Rushdie ha avuto qualche impatto sul suo stile di scrittura o sui suoi temi? Assolutamente. Le sue esperienze hanno influenzato la sua scrittura, con temi di identità, libertà e scontri culturali prevalenti nel suo lavoro.
È affascinante come le esperienze personali possano plasmare la scrittura di un autore. Il suo libro ha fatto luce sulla più ampia questione della libertà di parola? Sì, il libro di Rushdie ha suscitato importanti conversazioni sull'importanza di proteggere la libertà di parola e di espressione. Questa è una discussione cruciale da tenere. Il libro offriva qualche spunto sul potere della letteratura e della narrazione? Sicuramente. Sottolineava il potere della letteratura di sfidare le norme, provocare il pensiero e innescare il cambiamento. La letteratura ha la capacità di creare un impatto significativo. Il libro di Rushdie ha ricevuto premi o riconoscimenti? Sì, ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Booker Prize, che ha portato ulteriore attenzione alla sua storia. Un riconoscimento del genere può aiutare a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni importanti. Rushdie è ancora minacciato oggi? Sebbene la minaccia sia diminuita nel tempo, deve ancora affrontare un certo livello di rischio a causa delle sue esperienze passate. È un peccato che la minaccia non sia completamente scomparsa. Rushdie ha continuato a scrivere nonostante le difficoltà? Sì, ha continuato a scrivere e pubblicare libri, dimostrando la sua resilienza e dedizione al suo mestiere. Questo è stimolante. Nonostante le difficoltà, rimane fedele alla sua passione. Grazie per aver condiviso queste intuizioni. Lezione 5. Pratica di guida essenziale. Ehi Anna, voglio iniziare a praticare le abilità di guida essenziali. Come posso farlo? Ciao John. Un ottimo modo per iniziare è familiarizzare con i comandi di base di un veicolo. Sembra un buon punto di partenza. Quali sono alcuni dei controlli importanti che dovrei imparare? Dovresti imparare ad azionare il volante, i pedali, gas, freno e frizione se applicabile, e il cambio. Capito. La padronanza di questi controlli è fondamentale per un'esperienza di guida fluida. Qual è il prossimo passo? Quindi, esercitati ad avviare e fermare il veicolo senza intoppi, utilizzando un'accelerazione e una frenata graduali. Le transizioni fluide sono importanti per il comfort dei passeggeri e la sicurezza generale. Altre competenze su cui concentrarsi? Sì, dovresti esercitarti a svoltare, cambiare corsia e usare gli indicatori di direzione per indicare le tue intenzioni. Queste manovre richiedono buon senso e consapevolezza. Come posso migliorare le mie capacità di osservazione? Esercitati a scansionare la strada, a controllare frequentemente gli specchietti e ad anticipare le azioni degli altri conducenti. Essere consapevoli dell'ambiente circostante è fondamentale per evitare potenziali pericoli. Che dire delle abilità di parcheggio? Le capacità di parcheggio sono essenziali. Pratica il parcheggio parallelo, il parcheggio perpendicolare e il ritorno nei parcheggi. Il parcheggio può essere complicato, ma con la pratica sono sicuro che migliorerò. Che dire delle tecniche di guida difensiva? La guida difensiva è fondamentale per rimanere al sicuro sulla strada. Impara ad anticipare e reagire ai potenziali pericoli. È importante essere proattivi e preparati a situazioni impreviste. Come posso esercitarmi nella guida difensiva? Esercitati a mantenere una distanza di sicurezza, a cercare potenziali pericoli e a rispettare le leggi sul traffico.
Seguire queste linee guida mi aiuterà a diventare un guidatore più responsabile. Ci sono altri suggerimenti? Sì, indossa sempre la cintura di sicurezza, evita distrazioni come usare il telefono e mantieni la calma e la concentrazione durante la guida. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità assoluta. Mi ricorderò di seguire questi suggerimenti. Grazie per la guida. Lezione 6. Gioco fluido e pause naturali. Ciao Anna, hai notato come un gioco continuo e fluido possa essere fondamentale per il successo di uno sport? Ciao John, assolutamente. Questo tipo di azione continua mantiene alti i livelli di eccitazione ed energia. È affascinante come le interruzioni naturali del gioco possano migliorare l'esperienza complessiva. Quali sport ti vengono in mente? Sport come il calcio, il basket e l'hockey spesso hanno un gioco continuo con interruzioni minime. Quel movimento costante e la fluidità rendono questi sport affascinanti da guardare. Ci sono vantaggi nel giocare in modo fluido? Il gioco fluido promuove l'atletismo, il lavoro di squadra e il pensiero strategico tra i giocatori. Questo ha senso. Richiede ai giocatori di rimanere concentrati e prendere decisioni in una frazione di secondo. Ci sono delle sfide nel gioco continuo? Una sfida è mantenere la resistenza e la resistenza durante il gioco, poiché può essere fisicamente impegnativo. La resistenza gioca un ruolo cruciale in questi sport. In che modo le pause naturali, come l'intervallo, influiscono sullo svolgimento del gioco? Le pause naturali, come l'intervallo, consentono ai giocatori di riposare, elaborare strategie e apportare modifiche per il secondo tempo. L'intervallo offre una preziosa opportunità per riorganizzarsi e analizzare la partita. Esistono altri tipi di pause naturali? In sport come il calcio, ci sono delle pause quando viene segnato un gol o durante i time-out per infortunio, che si aggiungono al dramma. Questi momenti creano suspense e consentono di celebrare o valutare. In che modo le interruzioni naturali influiscono sul coinvolgimento degli spettatori? Le pause naturali offrono agli spettatori la possibilità di analizzare le commedie, discutere di strategie o fare uno spuntino durante gli spot pubblicitari. Gli spettatori possono utilizzare queste interruzioni per digerire ciò che hanno visto e anticipare ciò che verrà. Ci sono degli svantaggi nella riproduzione continua? Uno svantaggio è che può essere mentalmente e fisicamente estenuante per i giocatori, specialmente nelle partite più lunghe. L'intensità del gioco continuo può influire sulle prestazioni e sulla concentrazione dei giocatori. Esistono strategie per gestire la fatica? Un allenamento, un condizionamento e un ritmo adeguati durante il gioco possono aiutare a gestire la fatica e mantenere le prestazioni. L'allenamento e il ritmo sono essenziali per gli atleti per mantenere i loro livelli di prestazioni. Quali altri sport traggono beneficio dal gioco fluido? Sport come tennis, pallavolo e ping pong incorporano anche un gioco fluido con pause naturali tra punti o set. Questi sport trovano un equilibrio tra gioco continuo e momenti di riposo e valutazione. Mantiene vivo lo slancio. Qualche pensiero finale? Il gioco fluido con pause naturali crea un'esperienza dinamica e coinvolgente sia per i giocatori che per gli spettatori. Assolutamente. È ciò che ci tiene agganciati e investiti nel gioco. Grazie per l'approfondita discussione.
Lezione 7. Aspettative di ruolo e comunicazione chiara. Ciao Anna, per quanto riguarda i nostri ruoli, voglio assicurarmi che non ci siano dubbi su ciò che ci aspettiamo l'uno dall'altro. Ciao John, sono d'accordo. Una comunicazione chiara e la comprensione delle aspettative sono essenziali per una collaborazione di successo. Assolutamente. Quindi, discutiamo delle nostre aspettative per il ruolo. Quali sono alcune responsabilità chiave che pensi che dovrei avere? Sarebbe bello se potessi assumere la guida della pianificazione e del coordinamento dei progetti, assicurando il rispetto delle scadenze. La pianificazione e il coordinamento dei progetti sono importanti per mantenere le cose organizzate e in linea. Che mi dici di te? Cosa ti aspetti da me? Apprezzerei il tuo contributo e la tua creatività nella risoluzione dei problemi e nei processi decisionali. Mi assicurerò di contribuire con le mie idee e di pensare in modo critico di fronte alle sfide. Quali altre aspettative hai? Una comunicazione efficace è fondamentale. Aggiornamenti rapidi e chiari sui progressi, sui problemi e su eventuali modifiche sarebbero l'ideale. Capisco. Una comunicazione regolare e trasparente è fondamentale per mantenere un flusso di lavoro regolare. Ci sono competenze specifiche che ti aspetti che io abbia? Forti capacità di lavoro di squadra e collaborazione sono importanti, poiché lavoreremo a stretto contatto su vari compiti. Le capacità di collaborazione sono essenziali per promuovere un ambiente di lavoro positivo e produttivo. Che dire della flessibilità e dell'adattabilità? Essere aperti al cambiamento e disposti ad adattarsi a nuove situazioni è prezioso, soprattutto in un ambiente di lavoro frenetico. Flessibilità e adattabilità sono caratteristiche che cercherò di dimostrare. C'è altro che vorresti discutere riguardo ai nostri ruoli? È importante affrontare eventuali preoccupazioni o conflitti che possono sorgere in modo aperto e costruttivo, per mantenere un rapporto di lavoro sano. Sono d'accordo. Affrontare tempestivamente le preoccupazioni aiuta a prevenire malintesi e promuove una dinamica lavorativa positiva. Qualche pensiero finale? Affrontiamo i nostri ruoli con entusiasmo, professionalità e volontà di imparare dai reciproci punti di forza. Sono entusiasta di lavorare al tuo fianco. Con aspettative chiare e una comunicazione efficace, sono sicuro che eccelleremo. Lezione 8. Esercizio attivo e piacevole. Ciao Anna, l'esercizio fisico regolare è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Hai trovato attività che ti piacciono? Ciao John, sicuramente. Trovare attività che mi piacciono, come camminare o ballare, rende l'esercizio più divertente e sostenibile. È fantastico. Impegnarsi in attività che ti piacciono ti aiuta a rimanere motivato. Quali altri esercizi trovi divertenti? Recentemente ho iniziato a praticare yoga ed è stato un modo meraviglioso per migliorare la flessibilità e ritrovare la calma interiore. Lo yoga è fantastico per il benessere fisico e mentale. Hai provato attività o sport di gruppo? Sì, sono entrato in una squadra di pallavolo locale ed è stato un ottimo modo per socializzare mentre mi allenavo bene. Gli sport di squadra sono eccellenti per costruire il cameratismo e migliorare la forma fisica generale. Che ne dite delle attività all'aperto?
Amo fare escursioni ed esplorare sentieri naturalistici. È un modo rinfrescante per allenarsi godendosi la bellezza della vita all'aria aperta. L'escursionismo ti consente di entrare in contatto con la natura mentre raccogli i benefici dell'attività fisica. Qualche altra attività consigliate? Il nuoto è un fantastico allenamento per tutto il corpo che non danneggia le articolazioni. È perfetto anche per le calde giornate estive. Il nuoto è un esercizio a basso impatto che offre una serie di benefici per la salute. Hai mai provato ad andare in bicicletta? Sì, il ciclismo è un'altra attività piacevole. Ti permette di esplorare nuovi posti mentre lavori sulle gambe e sul sistema cardiovascolare. Il ciclismo unisce esercizio e avventura. È un ottimo modo per scoprire nuovi percorsi e godersi il paesaggio. Qualche pensiero finale? La chiave è trovare attività che ti diano gioia e ti mantengano motivato. In questo modo, l'esercizio fisico diventa una parte normale della tua vita. Assolutamente. Quando ti piace quello che stai facendo, non ti sembra un lavoro ingrato. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Lezione 9. Pari opportunità e istruzione. Ciao Anna, è incredibile come ora quasi tutti abbiano accesso all'istruzione e alla formazione. Potremmo aspettarci di vivere bene. Ciao John, assolutamente. L'istruzione apre le porte e offre pari opportunità di crescita personale e successo. L'istruzione è uno strumento potente che consente alle persone di perseguire le proprie passioni e raggiungere i propri obiettivi. Quali argomenti trovi interessanti? Sono particolarmente attratta dalla scienza e dalla tecnologia. I progressi in questi campi hanno un impatto profondo sulla nostra vita. La scienza e la tecnologia sono aree di studio affascinanti. Danno forma al mondo in cui viviamo e offrono infinite possibilità. Che mi dici di te? Ho una passione per le lingue e la letteratura. Esplorare culture diverse attraverso la letteratura amplia i nostri orizzonti. La lingua e la letteratura forniscono una comprensione più profonda dell'esperienza umana. È incredibile come le parole possano trasmettere emozioni e idee. Ci sono altre materie che ti piacciono? La storia mi affascina. Conoscere gli eventi passati ci aiuta a comprendere come si sono evolute le società e come possiamo plasmare il futuro. La storia ci offre informazioni preziose sulle nostre radici e ci insegna lezioni preziose. È essenziale non ripetere gli errori del passato. Che dire delle abilità pratiche? Abilità pratiche come la cucina, il giardinaggio e i progetti fai da te possono dare un senso di appagamento e autosufficienza nella nostra vita. Assolutamente. Essere in grado di cucinare un pasto delizioso o preparare qualcosa in casa da potere e migliora la nostra vita quotidiana. Qualche idea sull'apprendimento permanente? L'apprendimento permanente è fondamentale in questo mondo in rapida evoluzione. Ci permette di adattarci, crescere e rimanere stimolati intellettualmente. L'apprendimento continuo assicura che non smettiamo mai di evolverci e mantiene le nostre menti acute. È un viaggio di miglioramento personale che dura tutta la vita. Qualche pensiero finale? Abbracciamo l'istruzione come mezzo per vivere una vita appagante e avere un impatto positivo sugli altri. La conoscenza è davvero potere. Ben detto. L'istruzione ci consente di dare forma alla nostra vita e contribuire alla società. Aspettiamo un futuro pieno di infinite possibilità.
Lezione 10. Taxi aeroportuali e costi tariffari. Ciao Anna, sai se ci sono taxi per l'aeroporto nelle vicinanze? Quanto costa di solito la tariffa per il centro? Ciao John. Sì, di solito ci sono taxi disponibili fuori dall'aeroporto. La tariffa per il centro dipende dalla distanza e dalle condizioni del traffico. Questo ha senso. È meglio prendere un taxi o usare i mezzi pubblici per raggiungere il centro città? Dipende dalle tue preferenze e dalla comodità che cerchi. I taxi sono più diretti, mentre i trasporti pubblici possono essere più convenienti. Capisco. Sono previsti costi aggiuntivi per il bagaglio o i pedaggi quando si prende un taxi dall'aeroporto? Alcuni taxi potrebbero avere un costo aggiuntivo per la gestione dei bagagli e potrebbero essere applicati pedaggi se il percorso include strade a pedaggio. Buono a sapersi è consuetudine dare la mancia al tassista e, in caso affermativo, quanto? Le mance sono comuni e di solito si aggirano intorno al 10-15% della tariffa totale. È un modo per dimostrare apprezzamento per il servizio fornito. Grazie per le informazioni. Esistono opzioni di trasporto alternative dall'aeroporto? Sì, in aeroporto sono spesso disponibili servizi navetta, app di ride sharing o persino servizi di noleggio auto. Questo è utile. Ci sono precauzioni di sicurezza che dovremmo adottare quando utilizziamo i taxi aeroportuali? È sempre consigliabile utilizzare taxi autorizzati e assicurarsi che l'autista utilizzi il tassametro. Inoltre, fai attenzione ai tuoi effetti personali e tieni al sicuro gli oggetti di valore. La sicurezza è una priorità assoluta. Ci sono barriere linguistiche da considerare quando si comunica con i tassisti? In alcuni casi possono esistere barriere linguistiche. È utile scrivere l'indirizzo o utilizzare app di traduzione per facilitare la comunicazione. Ottimi consigli. C'è altro che dovremmo sapere sui taxi aeroportuali e sugli spostamenti in città? È una buona idea ricercare in anticipo i costi tariffari approssimativi e avere a disposizione della valuta locale per il pagamento. Grazie, le tue informazioni ti aiuteranno sicuramente durante la navigazione nel trasporto dall'aeroporto. Lo apprezzo. Lezione 11. Pianificazione del viaggio e recensioni degli ospiti. Ciao Anna, quando ho prenotato il nostro hotel, esattamente, mi sono assicurata di leggere le recensioni degli ospiti precedenti. È essenziale prendere una decisione informata, non credi? Ciao John, assolutamente. Leggere le recensioni degli ospiti fornisce informazioni preziose sulla qualità dell'hotel e sulle esperienze degli altri viaggiatori. Le recensioni ci danno una prospettiva realistica e ci aiutano a valutare se l'hotel soddisfa le nostre aspettative. Hai trovato qualche consiglio utile nelle recensioni? Sì, alcune recensioni menzionavano servizi specifici, come una palestra o una piscina sul tetto, che non erano menzionati sul sito web dell'hotel. È bello conoscere queste gemme nascoste. È fantastico. Le recensioni possono fornire informazioni privilegiate che i siti web potrebbero non conoscere. Hai riscontrato un feedback negativo che ti ha preoccupato? Sì, alcune recensioni hanno menzionato problemi di pulizia e rumorosità. È fondamentale considerare sia gli aspetti positivi che quelli negativi prima di prendere una decisione. Assolutamente sì, essere consapevoli dei potenziali inconvenienti ci aiuta a fare una scelta informata.
Hai trovato temi ricorrenti nelle recensioni? Sì, molti ospiti hanno elogiato il personale cordiale e la comoda posizione. Questi commenti positivi mi hanno rassicurato sulla qualità complessiva dell'hotel. I commenti positivi sul personale e sulla posizione sono sempre rassicuranti. È importante sentirsi accolti e avere un facile accesso alle attrazioni. Qualche consiglio per trovare recensioni affidabili? Cerca le recensioni di ospiti verificati o siti web di viaggi affidabili. Presta attenzione alla valutazione complessiva e leggi una serie di recensioni per avere una prospettiva equilibrata. È una buona strategia. Una serie di opinioni fornisce un quadro più accurato. Le recensioni hanno influenzato la tua decisione di prenotare l'hotel? Sì, hanno avuto un ruolo significativo nel mio processo decisionale. Le recensioni positive mi hanno dato fiducia, mentre quelle negative mi hanno fatto prendere in considerazione delle alternative. È saggio considerare tutte le prospettive. Sono lieto che tu abbia dedicato del tempo alle ricerche prima di effettuare la prenotazione. Qualche idea finale sull'utilizzo delle recensioni degli ospiti? Le recensioni degli ospiti sono una risorsa preziosa per i viaggiatori. Ci aiutano a fare scelte informate e a garantire un'esperienza di viaggio più piacevole. Non potrei essere più d'accordo. Le recensioni ci rafforzano come consumatori e contribuiscono a un settore dei viaggi più trasparente. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Lezione 12. Espansione ferroviaria e ferrovie a lunga distanza. Ciao Anna, sapevi che per far funzionare i treni ferroviari, le ferrovie dovevano essere costruite su distanze molto lunghe? Ciao John. Sì, la costruzione delle ferrovie è stata fondamentale per l'espansione del trasporto ferroviario. Ha rivoluzionato i viaggi e il commercio. Le ferrovie hanno apportato cambiamenti significativi. Come sono state costruite le ferrovie su distanze così vaste? Deve essere stata un'impresa enorme. Le ferrovie sono state costruite posando binari e costruendo ponti e tunnel per superare gli ostacoli geografici. Richiedeva una pianificazione e una manodopera estese. Sembra un compito monumentale. Ci sono state difficoltà nella costruzione di ferrovie su lunghe distanze? Sì, c'erano sfide come terreni impervi, paesaggi accidentati e condizioni meteorologiche variabili. Gli ingegneri hanno dovuto trovare soluzioni innovative per superare questi ostacoli. Il superamento di queste sfide deve aver richiesto grandi capacità ingegneristiche e perseveranza. La costruzione delle ferrovie ha avuto impatti economici? Assolutamente sì. La costruzione delle ferrovie ha portato alla crescita e allo sviluppo economico. Ha facilitato il trasporto di merci e persone, collegando regioni lontane. Le ferrovie hanno davvero trasformato il modo in cui le persone e le merci viaggiavano. Ci sono stati anche impatti sociali? Sì, le ferrovie hanno svolto un ruolo significativo nel collegare le comunità e promuovere gli scambi culturali. Hanno avvicinato le persone e facilitato la comunicazione. Le ferrovie sono diventate un simbolo di progresso e unità. Sono state costruite ferrovie importanti su lunghe distanze? Sì, alcuni esempi degni di nota includono la Transcontinental Railroad negli Stati Uniti e la Transiberiana in Russia. Collegavano vasti territori. Si tratta di risultati impressionanti nel campo delle infrastrutture ferroviarie. La costruzione delle ferrovie ha avuto impatti ambientali?
La costruzione di ferrovie ha avuto alcuni impatti ambientali, in particolare in termini di uso del suolo e distruzione dell'habitat. Le considerazioni ambientali sono importanti nello sviluppo ferroviario moderno. Comprendere l'impatto ambientale è fondamentale per lo sviluppo ferroviario sostenibile. Qualche altro dato interessante sulle ferrovie e sulle ferrovie a lunga percorrenza? Le ferrovie hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la rivoluzione industriale e nel facilitare la globalizzazione. Continuano a essere una modalità di trasporto essenziale in tutto il mondo. Le ferrovie hanno una ricca storia e continuano ad essere importanti oggi. Apprezzo saperne di più sul loro significato. Grazie. Lezione 13. L'inverno nell'emisfero australe. Ciao Anna, sapevi che l'inverno non è molto freddo perché la Nuova Zelanda si trova nella parte meridionale del mondo? Ciao John, sì, è affascinante come le stagioni siano diverse nell'emisfero australe. L'inverno in Nuova Zelanda può essere più mite rispetto ad altre regioni. Questo è interessante. Come descriveresti il clima invernale in Nuova Zelanda? Il clima invernale in Nuova Zelanda può variare, ma in generale è relativamente mite con temperature fresche e occasionali piogge o neve in alcune zone. Quindi, non è così rigido come l'inverno che viviamo nell'emisfero settentrionale. Ci sono regioni specifiche della Nuova Zelanda in cui l'inverno è più freddo? Sì, le regioni montuose della Nuova Zelanda, come le Alpi meridionali, possono subire temperature più fredde e più nevicate durante l'inverno. Capisco. Le zone montuose di solito hanno climi più freddi. Ci sono attività invernali popolari in Nuova Zelanda? Sì, gli sport invernali come lo sci, lo snowboard e l'arrampicata su ghiaccio sono popolari in Nuova Zelanda. Il terreno montuoso offre eccellenti opportunità per queste attività. Sembra eccitante. Gli appassionati di sport invernali apprezzeranno esplorare le piste della Nuova Zelanda. Ci sono festival o eventi invernali? Sì, ci sono festival invernali come il Queenstown Winter Festival e il Matariki Festival, che celebrano la stagione invernale con vari eventi e attività culturali. I festival invernali aggiungono un tocco vivace alla stagione. È un ottimo modo per affrontare i mesi più freddi. C'è qualcosa di unico nell'inverno della Nuova Zelanda rispetto ad altri paesi? Un aspetto unico sono i meravigliosi paesaggi naturali che vengono arricchiti dalla stagione invernale. Montagne innevate e laghi incontaminati creano scenari pittoreschi. Sembra assolutamente mozzafiato. Il paesaggio invernale deve essere uno spettacolo da non perdere. Ci sono precauzioni che le persone dovrebbero prendere durante l'inverno in Nuova Zelanda? È essenziale vestirsi in modo caldo ed essere preparati alle mutevoli condizioni meteorologiche, soprattutto se si svolgono attività all'aperto. È consigliabile controllare le previsioni meteorologiche. Essere preparati è fondamentale per un'esperienza invernale sicura e piacevole. Ci sono altri fatti interessanti sull'inverno nell'emisfero australe? Nell'emisfero australe, l'inverno inizia ufficialmente a giugno e termina ad agosto. È l'opposto dei mesi invernali nell'emisfero settentrionale. È un'interessante inversione di stagione. L'inverno nell'emisfero australe offre un'esperienza unica. Grazie per aver condiviso queste intuizioni. Lezione 14. Collaborazioni con influencer e sponsorizzazione di eventi.
Ciao Anna, hai mai pensato di provare collaborazioni con influencer o sponsorizzare eventi locali per promuovere la nostra attività? Ciao John, sì, sfruttare le partnership con influencer e sponsorizzare eventi può essere una strategia di marketing efficace per raggiungere un pubblico più ampio e aumentare la consapevolezza del marchio. Sembra interessante. In che modo le collaborazioni con influencer possono giovare alla nostra attività? Le collaborazioni con gli influencer ci consentono di attingere al pubblico esistente dell'influencer e di ottenere visibilità presso i suoi follower, che potrebbero essere interessati ai nostri prodotti o servizi. Quindi, ci aiuta ad espandere la nostra portata e a connetterci con potenziali clienti. Quali fattori dobbiamo considerare nella scelta degli influencer con cui collaborare? Dovremmo considerare la rilevanza degli influencer per il nostro mercato di riferimento, il loro coinvolgimento con il pubblico e l'autenticità dei loro contenuti per garantire che si adattino bene al nostro marchio. Trovare gli influencer giusti che siano in linea con i valori del nostro marchio è fondamentale. Che ne dici di sponsorizzare eventi locali? Come può essere utile? La sponsorizzazione di eventi locali ci consente di sostenere la comunità e creare associazioni di marca positive. Offre inoltre opportunità di coinvolgimento diretto con i partecipanti. Questo è fantastico. Ci aiuta a stabilire una presenza locale e a creare connessioni significative. Ci sono tipi specifici di eventi che dovremmo considerare di sponsorizzare? Dipende dal nostro pubblico di riferimento e dai nostri obiettivi. Possiamo prendere in considerazione la sponsorizzazione di eventi legati al nostro settore, riunioni comunitarie o persino eventi di beneficenza per una causa sociale. Questo è un buon punto. La sponsorizzazione di eventi che risuonano tra il nostro pubblico di riferimento può avere un impatto più significativo. Ci sono sfide che possiamo affrontare con le collaborazioni con influencer o la sponsorizzazione di eventi? Sì, le sfide possono includere la ricerca degli influencer giusti in linea con i valori del nostro marchio e la negoziazione dei termini della partnership. Con la sponsorizzazione degli eventi, anche la logistica e il budget possono essere difficili. Il superamento di queste sfide richiede un'attenta pianificazione e ricerca. Esistono storie di successo o esempi di aziende che traggono vantaggio da queste strategie? Molte aziende hanno avuto successo grazie alle collaborazioni con influencer e alla sponsorizzazione di eventi. Gli esempi includono collaborazioni con influencer famosi o sponsorizzazione di eventi importanti in linea con il loro marchio. È stimolante vedere i risultati positivi raggiunti attraverso queste strategie. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Lezione 15. Esplorazione di nuovi hobby. Ehi Anna, hai mai pensato di dedicarti a un nuovo hobby? Ciao John. Sì, esplorare nuovi hobby può essere un ottimo modo per imparare e crescere. A quale hobby stavi pensando? Stavo pensando di provare a dipingere. Ho sempre ammirato la creatività e l'espressione che offre. È una scelta meravigliosa. La pittura può essere un hobby appagante e terapeutico. Hai deciso uno stile o un mezzo specifico? Sono propenso alla pittura acrilica e sto sperimentando paesaggi. I colori vivaci e le tecniche di fusione mi affascinano. La pittura acrilica è versatile e i paesaggi offrono un'ispirazione infinita. Puoi catturare la bellezza della natura attraverso le tue opere d'arte. Hai bisogno di materiali o indicazioni per iniziare? Sì, dovrò raccogliere alcune forniture di base come pennelli, tele e colori acrilici.
Potrei anche dare un'occhiata ai tutorial online o seguire un corso di pittura per principianti. Questo è un approccio proattivo. I tutorial e i corsi online possono fornire una guida preziosa e aiutarti a sviluppare le tue competenze. Ci sono altri hobby che ti interessano? Oltre a dipingere, sto pensando anche di imparare a suonare la chitarra. La musica è sempre stata una mia passione. Imparare a suonare uno strumento può essere gratificante. La chitarra è una scelta versatile con una vasta gamma di generi da esplorare. Prenderesti lezioni formali o ti insegneresti da autodidatta? Penso che inizierò con l'autoapprendimento utilizzando risorse online e video didattici. Se progredisco, potrei prendere in considerazione lezioni formali per migliorare ulteriormente le mie capacità. Sembra un buon piano. L'autoapprendimento consente flessibilità e le lezioni formali possono fornire una guida strutturata quando necessario. Hai altri hobby nella tua lista? La fotografia mi ha affascinato. Catturare momenti e raccontare storie attraverso le immagini sembra affascinante. Hai qualche consiglio fotografico? Assolutamente. Inizia acquisendo familiarità con le funzioni di base della tua fotocamera. Sperimenta con la composizione, l'illuminazione e la prospettiva. Esercitati regolarmente ed esplora diversi argomenti. Grazie per i suggerimenti. Sono entusiasta di intraprendere questi nuovi hobby e vedere dove mi portano. Lezione 16. Snack essenziali per l'escursionismo. Ciao Anna, quando fai un'escursione, ricordati di mettere in valigia degli snack. Non puoi assolutamente fare escursioni senza di loro. Ciao John, hai ragione. Gli snack sono essenziali per l'energia e il divertimento durante le escursioni. Quali snack consiglieresti? Consiglio di impacchettare il trail mix con noci, frutta secca e cioccolato per un'opzione equilibrata e gustosa. Fornisce sia nutrienti che una dolce delizia. Sembra delizioso. Aggiungerò anche le barrette di muesli alla lista. Sono convenienti e forniscono un rapido apporto di energia durante le pause. Le barrette di muesli sono un'ottima scelta. Sono portatili e sono disponibili in vari gusti per soddisfare le diverse preferenze. Qualche altro suggerimento per uno snack? Che ne dici di confezionare frutta fresca come mele o arance? Sono rinfrescanti, idratanti e forniscono zuccheri naturali per mantenerti pieno di energia. La frutta fresca è un'idea fantastica. Aggiunge un elemento salutare e idratante alla selezione di snack. Che ne dite di qualcosa di salato? Per un'opzione salata, suggerirei di confezionare singoli pacchetti di noci o formaggio. Forniscono proteine e soddisfano la voglia di gusto salato. Frutta secca e formaggio sono ottime scelte. Offrono una buona fonte di proteine e possono aiutare a tenere a bada la fame durante le escursioni più lunghe. Qualche consiglio sulle bevande? È essenziale rimanere idratati durante le escursioni. Consiglierei di portare con sé molta acqua e magari alcune bevande che riforniscono elettroliti come bevande sportive o acqua di cocco. L'idratazione è fondamentale. Le bevande con acqua ed elettroliti ci manterranno rinfrescati e preverranno la disidratazione. C'è qualcos'altro che dovremmo considerare? Non dimenticare di mettere in valigia degli snack leggeri e non deperibili come barrette energetiche o carne secca. Sono comodi e possono essere gustati ovunque. Punto eccellente.
Gli snack non deperibili sono pratici per escursioni più lunghe o quando hai bisogno di uno spuntino veloce. Grazie per questi suggerimenti sugli snack. Lezione 17. Preservare le culture indigene. Ciao Anna, sapevi che le culture indigene rischiavano di scomparire quando i coloni bianchi chiedevano più terra? Ciao John, sì, è un peccato che la loro cultura e il loro patrimonio fossero a rischio. Avevano una ricca storia che vale la pena preservare. Cosa possiamo fare per aiutare? Possiamo iniziare istruendoci sulle culture indigene, sulle loro tradizioni e sul loro contributo alla società. È un ottimo primo passo. Dovremmo anche sostenere e promuovere iniziative volte a preservare le lingue e le tradizioni indigene. Assolutamente. I programmi di rivitalizzazione linguistica sono fondamentali per mantenere vive le lingue indigene e trasmetterle alle generazioni future. È importante rispettare e valorizzare le loro pratiche culturali. Possiamo impegnarci in scambi culturali e imparare dalla loro saggezza e conoscenza. Costruire solide relazioni con le comunità indigene è essenziale. Dovremmo ascoltare le loro storie, riconoscere i loro diritti e amplificare le loro voci. Sostenendo le imprese e gli artigiani indigeni, possiamo contribuire al loro rafforzamento economico e alla conservazione dei loro mestieri tradizionali. È un'idea meravigliosa. L'acquisto di autentiche opere d'arte e artigianato indigeni aiuta a sostenere il loro patrimonio culturale e sostiene i loro mezzi di sussistenza. Dovremmo anche sostenere politiche che proteggano i diritti, la terra e le risorse degli indigeni. Le loro terre ancestrali hanno un grande significato. Assolutamente. Il rispetto dei diritti fondiari e della gestione ambientale è fondamentale per preservare le culture indigene e il loro legame con la terra. Infine, possiamo condividere le nostre conoscenze e aumentare la consapevolezza sulle sfide affrontate dalle comunità indigene, promuovendo la comprensione e l'empatia. Diffondere la consapevolezza è fondamentale. Attraverso l'istruzione e l'empatia, possiamo lavorare per una società più inclusiva e culturalmente diversificata. Insieme, possiamo contribuire alla conservazione e alla celebrazione delle culture indigene, assicurando che prosperino per le generazioni a venire. Non potrei essere più d'accordo. Diventiamo alleati e sostenitori della conservazione delle culture indigene e del loro giusto posto nella storia. Lezione 18. Scegliere un alloggio per le vacanze. Ciao Anna, fantastico. A che tipo di alloggio stai pensando per il nostro prossimo viaggio? Salve John, sto considerando una casa vacanza. Offre più spazio e comfort rispetto a una camera d'albergo tradizionale. Che mi dici di te? Sembra un buon piano. Stavo anche considerando una casa vacanza. Ci dà la flessibilità di cucinare i nostri pasti e di avere una confortevole zona soggiorno. Esattamente. Avere una cucina ci permetterà di risparmiare sui pasti fuori e di avere la possibilità di preparare i nostri pasti se lo desideriamo. Sono d'accordo. È comodo e può aumentare l'esperienza complessiva di sentirsi a casa mentre siamo via. Hai iniziato a cercare affitti? Sì, ho visitato alcuni siti web e app specializzati in case vacanze. Ci sono molte opzioni disponibili nella località desiderata. Questo è fantastico.
È importante leggere le recensioni e controllare attentamente le foto e le descrizioni per assicurarci di trovare un alloggio adatto alle nostre esigenze. Assolutamente. Ho prestato attenzione alle recensioni degli ospiti precedenti per farmi un'idea della pulizia della struttura e della reattività dell'host. Vale anche la pena considerare la posizione della casa vacanza. Dovremmo controllare se è vicino alle attrazioni o alle aree che intendiamo visitare. Buon punto. Mi assicurerò di controllare la vicinanza ai mezzi pubblici o se ci sono opzioni di parcheggio disponibili se decidiamo di noleggiare un'auto. Un'altra cosa da considerare è il processo di prenotazione e le politiche di cancellazione. Dovremmo essere a conoscenza di eventuali commissioni o restrizioni prima di effettuare una prenotazione. Sicuramente. È importante essere ben informati sui termini e le condizioni, in modo da poter prendere una decisione in linea con i nostri piani di viaggio. Una volta trovate alcune opzioni, possiamo confrontare prezzi, servizi e posizione per prendere la decisione finale su quale casa vacanza prenotare. Sembra un piano. Continuerò la mia ricerca e condividerò con voi alcuni potenziali affitti da esaminare insieme. Suona bene e troviamo la casa vacanza perfetta che renderà il nostro viaggio confortevole e memorabile. Lezione 19. Esplorazione di nuovi caffè. Ciao Anna, sembra un piano. Dove dovremmo pranzare oggi? Ciao John, che ne dici di provare quel nuovo caffè in centro? Ho sentito che hanno un cibo fantastico e un'atmosfera accogliente. Sembra fantastico. Sono sempre pronto a provare posti nuovi. Che tipo di cucina offrono? Hanno un menù diversificato con opzioni che vanno da panini e insalate a piatti internazionali come sushi e pasta. È impressionante. Sembra che abbiano qualcosa per tutti. Il caffè è famoso per i suoi piatti d'autore? Sì, sono famosi per i loro toast all'avocado e i dolci fatti in casa. Ho sentito che anche il loro caffè è eccezionale. Adoro i toast all'avocado e una buona tazza di caffè è sempre un vantaggio. Proviamolo sicuramente. Ottimo! Ci vediamo lì intorno a mezzogiorno? In questo modo possiamo evitare la fretta dell'ora di pranzo. Perfetto, mezzogiorno funziona per me. Ci vediamo lì. Conosci l'indirizzo esatto del bar? Sì, è su Main Street, a pochi isolati dal parco. Ti invierò l'indirizzo e le indicazioni stradali. Grazie. Lo apprezzo. È sempre bene avere indicazioni chiare, soprattutto in una nuova area. Assolutamente. È importante pianificare in anticipo e assicurarsi di non perdersi. Mi assicurerò che le indicazioni siano facili da seguire. È premuroso da parte tua. Non vedo l'ora di provare il cibo e godermi l'atmosfera del caffè. Anch'io. È emozionante esplorare nuovi posti e scoprire gemme nascoste nella nostra città. È una delle cose che amo del vivere qui. C'è sempre qualcosa di nuovo da esplorare e provare. Non potrei essere più d'accordo. La nostra città ha una vivace scena gastronomica ed è divertente farne parte. Allora ci vediamo al bar a mezzogiorno. Mi viene già fame solo a pensarci.
Ah, lo stesso qui. Ci vediamo presto. Facciamo un delizioso pranzo insieme. Assolutamente. Non vedo l'ora. Ci vediamo presto. Lezione 20. Restare insieme in momenti importanti. Ciao Anna, io e te siamo stati insieme molte volte, ma nessun momento è stato più importante di questo. Ciao John, sono completamente d'accordo. È in questi momenti cruciali che il nostro sostegno reciproco è davvero importante. Assolutamente. Abbiamo già affrontato delle sfide, ma il significato di questo momento richiede la nostra incrollabile unità. Senza dubbio. Insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo e realizzare grandi cose. Questo è lo spirito. Insieme siamo più forti e più capaci di fare la differenza. È stimolante vedere come i nostri sforzi collettivi possano portare a cambiamenti e progressi significativi. Sicuramente. La nostra determinazione e resilienza condivise possono creare un impatto positivo che non riguarda solo noi. È importante ricordare che anche i più piccoli atti di gentilezza e sostegno possono fare una differenza significativa. Assolutamente. Ogni gesto conta e quando ci riuniamo possiamo creare un'ondata di positività e cambiamento. Credo che quando siamo uniti, le nostre voci si amplificano e possiamo realizzare le trasformazioni che cerchiamo. Questa è una verità potente. La nostra unità ha il potenziale per plasmare il corso degli eventi e dare forma a un futuro migliore. Insieme possiamo costruire ponti, abbattere barriere e promuovere la comprensione tra comunità diverse. Precisamente. È in questi momenti importanti che possiamo davvero dimostrare la forza della nostra unità. E attraverso le nostre azioni collettive, possiamo ispirare gli altri a unirsi a noi e ad avere un impatto duraturo. Continuiamo a restare uniti e a dare l'esempio. I nostri sforzi congiunti possono innescare cambiamenti positivi in lungo e in largo. Non potrei essere più d'accordo. Insieme, facciamo la differenza e creiamo un mondo che siamo orgogliosi di trasmettere alle generazioni future. Ben detto. Restiamo forti, sosteniamoci l'un l'altro e facciamo di questo momento importante un punto di svolta nel nostro viaggio. Lezione 21. Controllo meteorologico. Ciao Anna, controlliamo l'app Meteo. Può cambiare. Incrociamo le dita. Ciao John, buona idea. Le previsioni del tempo possono essere imprevedibili. Vediamo cosa dice. Sembra che sarà parzialmente nuvoloso con possibilità di rovesci nel corso della giornata. Questo è buono a sapersi. Dovremmo essere preparati alla pioggia per ogni evenienza. Sicuramente. Mi assicurerò di portare un ombrello e una giacca impermeabile. È sempre meglio essere preparati. Non dimenticare anche un paio di stivali da pioggia. Grazie per il promemoria. Me ne ero quasi dimenticato. Gli stivali da pioggia mi terranno i piedi asciutti. Nessun problema, è importante stare comodi anche in caso di pioggia. Assolutamente. È anche una buona idea controllare la temperatura. Non vogliamo essere vestiti troppo o svestiti. Concordato.
Dice che la temperatura sarà di circa 15 gradi Celsius. Una giacca leggera dovrebbe essere sufficiente. Sembra gestibile. Porterò un maglione leggero nel caso in cui la sera faccia più fresco. Buon pensiero. La stratificazione è sempre una scelta intelligente quando il tempo è variabile. Controlliamo anche la velocità del vento. Può fare la differenza nel modo in cui ci si sente fuori. Hai ragione, dice che il vento sarà di circa 15 km all'ora. Non troppo forte, ma comunque evidente. Questo è buono a sapersi. Non sarà troppo ventoso, ma lo terrò a mente nella scelta del mio abbigliamento. Ottima idea, il vento può influire sulla sensazione di caldo o freddo, quindi è bene tenerne conto. Sono lieto di aver controllato l'app Meteo. Ci aiuta a pianificare e prendere decisioni informate.